1959 arriva Ben-Hur. Sarà un successo incredibile. Costato 15 milioni di dollari, soltanto negli Stati Uniti ne incasserà 720. È considerato il colossal per eccellenza di quegli anni. A girare la scena delle bighe e delle quadriglie, un giovane regista della seconda unità, Sergio Leone. A Roma, lungo via Veneto, si potranno trovare Kirk Douglas, Gary Cooper, Alan Ladd, Tyrone Power e tutti gli altri grandi divi di Hollywood a sbevazzare per la gioia dei paparazzi romani che li inseguono con le motorette. Marcello! E mica dico dove va! Come così, presto! 1960, negli studi della Fox ci si appresta a girare Cleopatra. Dovrebbe essere un grande colossal. Il rogo dei morti romani ha lo stesso fetore d'ogni altro rogo umano. La diva, Liz Taylor, ha un contratto da $1 milione. Il budget previsto è intorno ai 7-8 milioni. Prima il rovescio. Inchinatevi a Cleopatra. Dopo qualche settimana lei comincia a fare delle storie, è pressata dalla stampa, non vuole più girare. Ah sì, ho sentito dire della tua mania di considerarti una divinità. D'altra parte bisogna fare gli esterni. Si sceglie di andare in Gran Bretagna, ma ci si accorge ben presto che gli scenari sono sbagliati, era ovvio, e che anche le maestranze non riescono a costruire gli edifici che dopo qualche giorno sotto la pioggia si scollano. E poi c'è un altro problema che lei impone. Il suo parrucchiere privato non ottiene il visto d'ingresso in Gran Bretagna. A questo punto si trasloca. Si va a Roma, alla Hollywood sul Tevere. A Roma sarà peggio. Liz Taylor vuole le sue truccatrici, 3 fedeli pettinatrici, e poi si ammala continuamente e con un raffreddore lei finge di essere in fin di vita, fino a quando però sul set incontra il gallese Richard Burton. L'approccio di Burton è: Liz, sei troppo grassa. Comincia con un litigio, sarà sesso sfrenato, bottiglie di alcol, schiaffi, graffi. Dovevo venire prima, ma c'era da fare. E sembra che tu lo abbia fatto magnificamente. Entrambi gli attori sono spesso tumefatti, impossibilitati a girare. Rex Harrison è sconvolto. Il film si protrae per quasi 3 anni. Il budget iniziale è diventato ridicolo. Alla fine il film costa oltre 50 milioni di dollari. Questo è un grande colossal della disperazione cinematografica. Dopo il successo internazionale di Ben-Hur, arriverà a prendere 11 Oscar, trionferà a Cannes, girerà il mondo. Arrivano in Italia altre 2 produzioni, Sodoma e Gomorra. La faccenda diventa assai più interessante. E Barabba. Barabba, il film che ha fermato il sole. Barabba. Entrambi i film andranno bene
al botteghino, Sodoma e Gomorra un po' meno, Lombardo della Titanus aveva puntato molto, ma gli costerà caro perché entrambi i film, ma specialmente Sodoma e Gomorra, sforeranno il budget iniziale. Quindi grande Colossal comincia a tremare, le gambe cominciano a non reggere più tanto. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form. L'ultimo Colossal girato in Italia sarà di Johnny Huston, La Bibbia, nel 1965. Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Anche questo un film molto complesso e faticoso, però Johnny Huston era già stato in Italia. Era a capo di una troupe cinematografica dell'esercito americano nel 1944 e ha attraversato tutta la penisola fino ovviamente a Bologna. Ma tutto il girato che viene spedito a John Ford, che è su una nave a visionare tutto il materiale che le varie troupe sparse per l'Europa forniscono, lui le deve montare e poi inviare per i cinegiornali americani. Ebbene, neanche un fotogramma di Johnny Huston sarà scelto. Perché? Perché è molto cruda, forte, dura il suo viaggio insieme all'esercito. Non si fanno vedere i morti, i propri morti. La Bibbia doveva essere il film con cui Dino De Laurentiis si sarebbe accreditato negli Stati Uniti per poi trasferirsi, come poi accadde. Con un budget di $20 milioni ne incassò soltanto 37. Non fu un grande successo, era un film lungo, difficile, complicato, passò e non andò malissimo nelle prime visioni, eppure erano le seconde, le terze visioni, i cinema di periferia, le arene estive che facevano gonfiare gli incassi. Alla metà degli anni 60 la stagione dei grandi Colossal girati a Roma sembra finire, ma i magazzini sono pieni di abiti, suppellettili, corazze, armature. Si possono utilizzare. Costano pochissimo. Qualcuno ha un'idea geniale, un nuovo genere. Non più Colossal. Coraggio, c'è qualcun altro? Ma Peplum.